Cosa... Questa la rifaccio. Come mi sono trovato? Sì. Come mi sono trovato con... Io facevo circa... No. Rifaccio. Ed è stato... No, questa la rifaccio. Solo una... Rifaccio, questa la rifaccio. Ciao Stefano e ciao amici di Mountain Biking Tube, eccoci qua, sono pronto anch'io a rispondere alle vostre domande. Come vi siete preparati e che differenza c'è di preparazione tra di voi? La differenza di preparazione si è vista, è stata notevole. Io negli ultimi 2 mesi prima della gara facevo circa una dozzina di ore a settimana, principalmente nei weekend perché in settimana era complicato uscire. Tanta salita, difatti non avevo molta agilità nelle gambe. La discesa, qualcuno ha sottolineato che in discesa mi dovrei allenare di più, sì, ha ragione assolutamente, ma mi dovrei allenare di più su tutto perché il problema principale non era tanto la discesa in quanto discesa, è che arrivavo alla cima della salita e all'inizio della discesa completamente finito e poi non riuscivo più a stare in piedi sui pedali, quindi dovevo per forza sedermi e a quel punto dovevo frenare e rallentare anche in discesa. Quindi la preparazione è stata quella, la mia è stata diciamo sufficiente per finire la gara senza morire, ecco. Gara o non gara, in media percorro 130 km a settimana. Nei mesi invernali con la neve utilizzo i rulli sul quale monto la mountain bike e questo penso sia un fattore molto importante a livello posturale perché la posizione in sella per l'allenamento indoor e outdoor è sempre la stessa. Dal 1 di gennaio fino alla gara, che è iniziata il 18 aprile, ho percorso circa 2600 km. Ma oltre alla bicicletta alleno anche la parte superiore del corpo. Dal lunedì al venerdì faccio 6 minuti, non più di 6 minuti, altrimenti mi rompo i coglioni, gli esercizi mattutini prima della colazione. Quindi faccio 100 addominali divisi in 5 serie di tipologia diversa per 20 ripetute. Ma la burigetta c'è sempre comunque. Faccio una serie per 15 di bench press. Sono questi su panca piana, quindi mi sdraio di schiena e ne faccio 15 con manubri da 12 kg l'uno. E poi faccio un paio di esercizi per la postura, perché lavorando al computer tutto il giorno tendo a incurvarmi. Bici consigliata cross country, down country, no all mountain? La bici consigliata per questo tipo di eventi è una bici tipica da cross country, marathon o down country, biammortizzata, con escursione forcella da 100 a 120 mm. Quelli con la hardtail hanno sofferto per via dei trail parecchio rotti e pieni di rocce e sassi. Potrebbe essere fattibile anche con una trail bike con forcella da 130-140 mm, ma onestamente non mi è parso di averle viste. Che gomme avete usato e che pressione? Io personalmente ho usato delle Pirelli Scorpion, in particolare ho usato una H al posteriore e una M all'anteriore. La pressione sul posteriore è circa 1.2 bar e sull'anteriore 1.1 bar. E in più ovviamente ho messo il lattice della Stance, quello Race, per proteggermi dalle forature. Come mi sono trovato con la gomma Vittoria Barzo? La Barzo all'anteriore l'ho sostituita qualche giorno prima della gara montando una gomma con sezione 2.4 che mi avrebbe garantito più stabilità sulle rocce e sassi. Purtroppo non posso parlare di questa gomma perché è ancora sotto embargo. Al posteriore però ho utilizzato una Vittoria Mezgal, stessa gomma utilizzata da Swiss Epic e con cui mi trovo un gran bene. Cambiavate la pressione delle gomme tra il passaggio da un trail all'altro? No, non abbiamo mai cambiato la pressione durante tutta la gara praticamente. Al mattino si controllava che la pressione fosse in linea con quello che ci aspettavamo e si partiva e via. Domanda sulla zona, in che zona avete lavorato maggiormente? Intendiamo zona di potenza o zona cardiaca? Si andava a palla dall'inizio alla fine? No, non si riusciva ad andare a palla dall'inizio alla fine, forse i professionisti magari sì, perché per noi le gare duravano 4-5 ore, quindi è impossibile praticamente andare a palla dall'inizio alla fine. Diciamo che ho lavorato maggiormente in zona 3,5, 3, 4 via, però cercavo sempre di rimanere sul valore della zona cardiaca, parlo, tra il 3,5 e il 4, per comunque riuscire a finire insomma, senza avere dei crampi o delle crisi particolari. Bella domanda questa che non mi ero posto e mi ha incuriosito. Ho messo a confronto le zone di battito cardiaco degli stage 2, 3 e 4 con 3 giornate di allenamento fatte 2 settimane prima della gara, dove ho cercato di simulare percorrenze e dislivelli simili alla gara. Negli allenamenti le zone di frequenza più sollecitate erano la Z4 e 5, mentre alla Four Islands sono stato per la maggior parte del tempo in zona 3, a conferma del fatto che una buona preparazione aiuta. Domande sull'evento adesso, si fa in coppia, si può gareggiare solo in coppia? Sì, ci si può iscrivere solo in coppia, poi
Se uno dei due per svariati motivi, perché non sta bene o perché ha dei guasti meccanici che non può riparare, non riesce a finire una tappa o si deve ritirare e non continuare la gara, comunque l'altro della coppia può continuare, ci sarà una classifica a parte degli individual finisher e comunque avrà anche la medaglia finale, l'attestato di finisher, e quindi sì, l'importante è iscriversi in coppia. Domanda sui pernottamenti e sui costi. Pernottamenti non vi dovete preoccupare, perché quando si arriva lì dal giorno prima della gara fino al giorno dopo la gara è tutto organizzato, quindi gli alberghi sono prenotati, le camere sono riservate, i trasporti delle varie borse sono organizzati, quindi voi non vi dovete preoccupare di nulla. Potete però scegliere tra le due formule, la forma in cui si alloggia in albergo oppure quella che si alloggia su degli yacht. Allenamento consigliato? Vi fate seguire da un personal trainer? No, non ci facciamo seguire da alcun personal trainer. Come detto, cerco di fare almeno 130 km alla settimana. Cerco di allenare le varie zone cardiache e di rispettare anche dei tempi di recupero che sono fondamentali. Qualche settimana prima della gara ho cercato di innalzare la soglia anaerobica lavorando in modo mirato sulla Z4 e Z5. Se siete interessati, ho fatto alcuni video tempo fa riguardante la preparazione, vi metto i link in descrizione. L'iscrizione costa 2.900 euro per la formula con hotel se si fa entro la fine dell'anno, 3.400 euro a coppia, prezzi a coppia, per l'opzione yacht e 3.900 euro per l'opzione yacht deluxe, probabilmente è una versione con le camere più grandi. I prezzi aumentano alla fine dell'anno di 100 euro e di altri 100 euro ad inizio marzo all'incirca. Sensazioni su diversi trail, rocce, sabbia, ghiaia. E come si è comportata la bici? La bici si è comportata egregiamente, mi sono sempre sentito sicuro su tutte le tipologie di terreno. Abbiamo migliorato sul tecnico, non penso ci abbiano mai superato in discesa. Piera a inizio gara aveva detto che se avesse trovato dei gradini nei paesini che avremmo dovuto attraversare li avrebbe fatti a piedi ed invece li ha fatti in sella, pur urlando, ma li ha fatti. Vai! Quindi abbiamo innalzato l'asticella del nostro livello tecnico un po' più in alto. Durante lo stage 3, quello della giornata piovosa, la pioggia e il fango mi hanno creato dei problemi alla trasmissione, problemi che già avevo prima della Croazia e pensavo di aver risolto, ed invece si sono ripresentati in modo più acuto. In più, il telescopico faticava a scendere. Bene, devo dire, tranne nel prologo in cui c'era veramente un ghiaione, spesso 20 cm, in cui ci si affondava, per tutto il resto devo dire che la bici era perfetta, non ho avuto grossi problemi. Il più grande limite della gara sono stato io, sono state le mie gambe. Quindi sulla bici assolutamente perfetta. Cosa mangiavate prima e durante la gara? Allora, prima si faceva colazione normalmente, un paio d'ore prima, specialmente quando c'erano i trasferimenti, anche 3 ore o 4 ore prima, se si faceva il trasferimento di 2 ore. Si faceva colazione normale, insomma, quello che volete mangiare al mattino, pane, prosciutto, un po' di miele, qualche biscotto. E poi durante la gara, come avevo già spiegato nel video che avevo fatto prima, cercavo di rimanere sui 50-60 grammi di carboidrati all'ora, che sono all'incirca l'equivalente di 2-3 barrette o 2 barrette e un gel ogni ora. Il problema non era tanto mangiare, ma era riuscire a mangiare, perché nei trail rotti è un problema mangiare, quindi è meglio non aspettare. Quando si ha spazio e tempo per mangiare è meglio mangiare subito, perché non si sa il prossimo trail quanto sarà lungo, magari poi rischiate di stare 30 o 40 minuti, come è successo anche a me, senza mangiare, e in quel caso la crisi può arrivare. Dopo la gara l'organizzazione metteva a disposizione un buffet nel piazzale dopo l'arrivo, con 2 o 3 piatti diversi, principalmente a base di pasta, legumi, pane, insomma non aspettatevi piatti da ristorante a 5 stelle. Non era possibile chiedere il bis, perché prima di essere serviti scannerizzavano il barcode del braccialetto che si portava al polso. La cosa bella però era che per acqua, bibite e birra soprattutto non c'era alcun limite, quindi si poteva prenderne quanto si voleva, compreso il caffè. Domanda sul riscaldamento. Come abbiamo gestito il riscaldamento? L'organizzazione mette a disposizione dei rulli o dei tratti di strada dove pedalare? Allora, l'organizzazione non mette a disposizione dei rulli. I team professionistici che avevano del personale al seguito con dei furgoni o con delle macchine avevano i loro rulli e li usavano. E invece l'organizzazione mette a disposizione i primi metri della gara, i primi 500-600 metri della gara, dove si può pedalare liberamente fino a circa un quarto d'ora prima della partenza, perché a un quarto d'ora dalla partenza si viene richiamati, ci si schiera nelle griglie e da quel momento lì si sta fermi fino al momento della partenza.
Come gestite le riprese video, batterie e microfono? Avevamo due GoPro, una GoPro 9 e una GoPro 10, una per me e una per Pier, entrambe montate sul manubrio. Cercavamo di azionarle nei momenti giusti, quando c'erano dei panorami suggestivi, tratti tecnici o storie da raccontare. Il rischio era quello di esaurire la batteria prima del traguardo, perché l'arrivo è sempre qualcosa di speciale da immortalare. Con me avevo due batterie di riserva in una busta di plastica per evitare che si bagnassero di sudore o nel caso piovesse. Solo una volta è stato necessario sostituirle, operazione che si faceva nelle pause a ristoro. Ed è stato quando Pier aveva il turco con i fantasmini davanti a lui. Si era dimenticato di spegnere la telecamera perché aveva gli occhi puntati fissi sulle caviglie scarse dell'amico e per fortuna perché l'azione dei turchi è stata veramente esilerante. Come mai questa volta ci siamo iscritti come elvetici? In verità io mi sono iscritto come italiano perché sono cittadino italiano seppur risieda in Svizzera, però evidentemente c'è stata un po' di confusione tra gli organizzatori e quindi mi hanno assegnato la bandierina svizzera in classifica. Però sono italiano e quindi la gara è valida comunque anche per me. Quali sono le sensazioni di un evento del genere e quanta adrenalina mette in circolo? Questi eventi a me piacciono parecchio, si passano 5-6 ore in sella senza accorgersene, si vedono scorci panoramici meravigliosi, si percorrono trail fantastici, si arriva all'arrivo stremati ma felici con un sacco di endorfine che ti girano in corpo. Adrenalina no, forse il primo giorno, quello del prologo, perché lì dovevi partire a cannone fin dai primi metri e buttare fuori tutto quello che avevi, quindi lì un po' di tensione c'era. Allora, le sensazioni di un evento del genere sono fantastiche, ma soprattutto per me è più una sfida con me stesso, perché sì, è bello anche che ci sia la partecipazione di altre persone, insomma si conoscono persone da tutto il mondo, si parla, ci si confronta diciamo, sulle sensazioni che si hanno, su come vanno le gambe, però è soprattutto una questione personale per me, cioè un limite con me stesso. L'idea di voler finire la gara prevale su tutto nel mio cervello, ecco. Adrenalina sì, ne mette tanta in corpo, specialmente la partenza per me. La partenza per me è sempre un momento un po' quello più adrenalinico, perché dalle prime pedate si capisce subito come andrà la giornata e devo dire che per me, tranne in un paio di casi, ho subito capito che erano giornate dure, quindi sì, l'adrenalina c'è sempre. Consigliate i messaggi dopo gara? E cosa avete portato in eccesso? In eccesso ho portato i vestiti dopo gara, tipo magliette e felpe. I massaggi li consiglio. A differenza di Pier, io ho acquistato il pacchetto sia alla Swiss Epic che alla 4Islands ed è proprio per questo motivo che andavo più veloci di lui. No, a parte gli scherzi, il massaggio dura 30 minuti, ci sono dei fisioterapisti veramente in gamba che ti fanno vedere le stelle perché ti ficcano le dita nelle gambe per tirar fuori tutto l'acido lattico. Un male bestiale. Non pensate di andare a fare il massaggio relax alla spa. Domanda se è più dura la Swiss Epic o la 4Islands. Allora, se parliamo di durezza, la Swiss Epic la vince assolutamente, nel senso i metri di dislivello sono 12.000 contro 5.000 e qualcosa e quindi già solo quello basterebbe per rendere l'idea della difficoltà. Anche il fatto che nella Swiss Epic si arriva in quota non è uno scherzo, perché si passano i 2.000 metri e quindi da lì diventa molto più complicato pedalare. Tuttavia la 4Island non è una gara che dovete sottovalutare, perché le salite sono brevi, diciamo così, brevi 3-4 km al massimo, e però sono ripide e sono rovinate, sono molto spesso su dei trail sono rovinate e non dovete sottovalutare soprattutto il fattore sabbia, perché quando la sabbia comincia ad infilarsi dappertutto comincia a essere un problema. Io ho avuto anche dei problemi con lo sgancio della forcella anteriore che a un certo punto si è bloccato, quindi la sabbia è un fattore molto incisivo in questa gara. Indubbiamente la Swiss Epic, dove le salite sono interminabili e le discese tecniche. Però la 4Islands non deve essere sottovalutata. Se volete iniziare a fare una gara epic, iniziate con la 4Islands. Domanda sull'attrezzatura. In verità sull'attrezzatura abbiamo fatto il video subito prima di partire, quindi tutto quello che ci siamo portati dietro lo trovate lì, ecco, non ho aggiunto molto altro. Io nel mio caso una cosa che non ho incluso nel video sono le mie barrette e i miei gel che mi sono portato dietro per sicurezza, e infatti ho fatto bene perché poi quelli che ci davano organizzazione probabilmente davano fastidio al mio stomaco e quindi dalla seconda tappa in poi ho deciso di usare solo più quello che mi ero portato dietro io. Cosa ci portavamo in corsa, proprio intendo durante la gara? Allora mi sono segnato, portavamo un multitool, la pompa, le toppe per i tubeless da infilare eventualmente in caso di grossa foratura, una camera d'aria ciascuno perché anche lì non si sa mai,
delle fascette dell'elettricista, del nastro isolante e un forcellino di ricambio, anche qui pezzi che si usano raramente però possono sempre servire. Pier, ma hai il registratore telescopico? Sì, ho un registratore telescopico, per la precisione ho uno Yep Optimizer 3.0 con cui mi trovo benissimo. Pier, domanda per me, Sant'Espedito ha aiutato moralmente? Sì, sicuramente ha aiutato qualcosa, perché le invocazioni a Sant'Espedito sono state tante e devo dire che comunque ha funzionato, sono riuscito ad arrivare alla fine della gara senza scoppiare del tutto, ecco. E con questo è tutto, vi ringrazio veramente tanto per averci seguito durante questa esperienza e con tutti i vostri commenti, come sempre, spassosissimi. Quindi vi saluto, vi ringrazio per tutto il supporto che avete dato anche a me, per la pazienza con cui ci avete seguito, per la pazienza con cui Stefano ha aspettato me sulle salite e alla fine delle discese, perché ne ho avuto veramente tanto. La ringrazio perché è stato veramente un bel compagno di gara. Quindi alla prossima a questo punto. E con questo vi salutiamo, vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!